Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete ben vedere con due mazzi. Il mazzo di tarocchi, arcani maggiori e arcani minori, i Wizard Tarot, questo mazzo veramente molto bello a mio avviso perché ci riporta in un'atmosfera di favola. E infine gli oracoli del cuore, quindi gli angeli del cuore di Doreen Virtue, che sono assolutamente utili nel momento in cui appunto andremo ad affrontare una domanda che concerne ovviamente il cuore, quindi l'amore. Quello che andremo quest'oggi quindi a chiedere alle carte per il principio di sincronicità, quindi per chiunque di voi si colleghi a questo video, cosa mi aspetta nel mio prossimo futuro o comunque nelle tempistiche identificate ovviamente dagli arcani. Un semplice flirt, una conoscenza, seppur piacevole per carità, oppure una vera e propria storia d'amore, quindi una relazione, quindi ovviamente qualcosa che può diventare o immediatamente o dopo un certo lasso di tempo appunto qualcosa di molto impegnativo, quindi addirittura un fidanzamento, una convivenza. Allora io allontano momentaneamente, solo momentaneamente, gli oracoli degli angeli del cuore e inizio appunto a mescolare i Wizard Tarot. E quindi chiediamo per chiunque di voi si sia sintonizzato su questo video cosa mi aspetta in amore nel mio prossimo futuro. Conoscenza importante o semplice flirt? Chi arriverà? È davvero interessato a me e cosa mi porterà? Vediamo un po'. Perfetto. Ok. Perfetto. Allora, spero di avervele messe abbastanza bene, come sempre. Allora, poi al massimo sapete che io, come sempre, appunto, ve le faccio vedere, quindi le avvicino alla telecamera. Allora, iniziamo con la prima posizione, ossia il presente della situazione. Vediamo se magari già nel vostro presente c'è qualcuno di molto interessato a voi. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo il 3 di pentacoli, assolutamente sì. Qui c'è anche direi più di una persona però in realtà ragazzi è interessato a voi, con appunto la carta del 3 di pentacoli. Come potete notare qui ci sono più persone che sono ovviamente impegnate in un lavoro per arrivare ad un obiettivo comune. Il 3 di pentacoli ci parla proprio di collaborazione con appunto una o più persone per uno scopo comune. Una collaborazione con una o più persone che potrebbe per esempio avvenire da un punto di vista appunto strettamente professionale, cioè per esempio con persone che lavorano presso la vostra stessa azienda, la vostra ditta o che fanno parte del vostro appunto team professionale lavorativo,
ma potrebbe essere anche una collaborazione con più persone che per esempio fanno parte della vostra stessa squadra, per esempio di pallavolo, piuttosto che team sportivo, piuttosto che persone che frequentano la vostra stessa palestra, ok? Oppure una collaborazione da un punto di vista ricreativo, nel caso in cui voi partecipiate per esempio a dei corsi serali di cucina, piuttosto che di cucito, piuttosto che fiori e piante. Sono degli esempi banali, ma per farvi capire che in realtà in questo gruppo c'è una o più persone che è interessata a voi. Quindi in realtà non dovete andare troppo lontano. Negli ambienti che voi frequentate quotidianamente, e vi ripeto, nel caso in cui voi facciate parte quindi di un gruppo, quindi ripeto, non soltanto l'ambito professionale, in quel gruppo c'è una o addirittura a mio avviso più di una persona che è interessata a voi. Che tipo di interesse è? Parliamo di pentacoli, quindi è un interesse estetico-fisico. Quindi voi piacete molto a questa persona o a queste persone da un punto di vista strettamente estetico e fisico. Quindi è una persona in particolare, o a mio avviso più di una persona, che in qualche modo mira a voi per poter iniziare una conoscenza piuttosto che una frequentazione basata inizialmente sull'aspetto fisico ed erotico di un rapporto. Ok? Generalmente, quindi sono più di una persone che potrebbero essere libere ma anche impegnate, perché parliamo di pentacoli, quindi potrebbero essere anche persone già sposate, per esempio, oppure fidanzate. Possiamo parlare di persone di età anagrafica diversa, perché il 3 di pentacoli non ci dà una chiara indicazione anagrafica di queste persone, quindi almeno momentaneamente, ragazzi. Poi chiaramente nel resto della stesa si potrà invece rintracciare molto più facilmente dettagli anagrafici, per esempio di eventuali corteggiatori del presente e soprattutto del futuro. Comunque per ora questo 3 di denari ci parla di più persone addirittura che appunto potrebbero essere interessate a voi. Persone con le quali voi avete quindi contatti, direi quasi quotidiani. Vi ripeto, per uno scopo comune. Quindi, con queste persone voi avete contatti quotidiani per risolvere problematiche professionali, per scambiarvi informazioni, oppure appunto, come vi dicevo prima, perché fate parte per esempio dello stesso team sportivo. Quindi c'è una collaborazione proficua a tutto tondo, che è ovviamente ben accetta da tutte le varie parti, quindi non ci sono attriti, perché in questo caso il 3 di denari ci viene in accezione positiva. Quindi per il momento non ci sono forme eccessive di gelosia, non c'è tanta rivalità. Evidentemente perché molto probabilmente il fatto che voi piacciate a più di una persona non è ancora trapelato, o comunque le persone sono ben discrete, per fortuna. D'accordo? Vediamo a questo punto i pro della situazione. Quindi, che cosa effettivamente c'è di molto positivo nel vostro presente, su cosa voi potete fare tranquillamente affidamento. E qui abbiamo l'imperatore. Ragazzi, io vi confermo che qui c'è qualcuno, nella maniera più assoluta. E qui abbiamo già delle indicazioni anche più importanti proprio da un punto di vista anagrafico e anche come appunto relazioni eventualmente sentimentali che questa persona può avere. Allora, l'imperatore è sicuramente un uomo di potere, quindi è un uomo che riveste a livello professionale una carica importante, quindi può essere un datore di lavoro, può essere appunto un caposquadra, piuttosto che comunque un individuo che ricopre a livello proprio sociale un peso importante. È un uomo stabile, è un uomo che ha quindi molto successo da un punto di vista professionale e lavorativo, è una persona anche molto ambiziosa,
che vuole sempre andare oltre, vuole sempre oltrepassare i propri confini, è una persona che ha una grande volontà, una volontà costruttiva e soprattutto ha maturità ed esperienza. È una persona stabile, una persona seria, è una persona ferma. Difficilmente l'imperatore perde le staffe. Potrebbe essere un individuo che è stato impegnato, perché l'imperatore generalmente potrebbe essere già padre e avere un'età compresa tra i 40 e i 50-60 anni. Quindi non è più chiaramente un ragazzo particolarmente giovane, ma non ha neanche, per esempio, l'età avanzata del Papa. Quindi grosso modo tra i 40 e i 50-55, massimo proprio 60 anni. È un individuo piuttosto socievole, ma anche molto discreto, quindi è una persona che non esprime direttamente i propri sentimenti, le proprie emozioni, ma è una persona che quando ha un obiettivo fa di tutto per ovviamente portarlo a termine. Questa persona, vi ripeto, è capace di prendersi le proprie responsabilità e porta a termine tutti i suoi compiti. È una persona molto ostinata. È una persona che potrebbe però divenire anche particolarmente gelosa nel caso in cui possa accorgersi, per esempio, della presenza di altri rivali. Inoltre, l'imperatore, ovviamente qui parliamo appunto di un potere temporale, non è il potere spirituale del Papa, quindi l'imperatore è attratto da voi, perché quando parliamo di imperatore noi parliamo di passione, parliamo di eros, quindi è un uomo molto focoso a cui voi piacete tanto da un punto di vista fisico. È una persona però un po' rigida, se proprio dobbiamo, trovare nell'imperatore un difetto, è una persona un po' rigida e un po' lenta, quindi tende un po' a procrastinare le sue decisioni, ma perché generalmente l'imperatore quando vuole fare qualcosa lo vuole fare per bene e quindi vuole seguire regole, norme prestabilite. Chiaro che ovviamente non si può, soprattutto in amore, pretendere di seguire sempre delle regole o comunque andare a passi lenti, però purtroppo questa persona a livello caratteriale è fatta proprio in questo modo. Quindi è una persona che potrebbe a volte sfociare, oltre che, vi ripeto, in atteggiamenti di possessività e di lentezza, anche in una sorta di egoismo. Perché? Perché lui sceglie i tempi di intervento. Cioè, questa persona non agisce mai, l'imperatore non agisce mai sotto l'impulso, per esempio, del desiderio. Mai. L'imperatore controlla sempre tutte le sue decisionalità. Quindi non è una persona che potrebbe, per esempio, decidere un giorno di scrivervi se non l'ha mai fatto. È una persona che va a ponderare tutte le scelte che vuole fare e che farà anche in futuro nei vostri confronti. Quindi è una persona che non si lancia, ragiona prima. E ragiona tanto l'imperatore. Potrebbe quindi l'imperatore avervi mostrato inizialmente, non dico proprio disinteresse, ma più che altro amicizia. Nel caso in cui siate per esempio colleghi, desiderio di collaborazione. In realtà però voi a questa persona piacete come. Però è chiaro che non vuole scoprirsi subito. Vi ripeto, è una persona che tende anche ad essere iperprotettiva nei confronti, per esempio, della sua stessa vita, della sua stessa privacy. Quindi non vuole rischiare che altre persone possano sapere di voi o dell'interesse che lui ha per voi. Per quanto riguarda i segni zodiacali, per darvi un'indicazione ancora maggiore, l'imperatore potrebbe essere abbinato ai segni di fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario. Potrebbe essere una persona che non solo potrebbe avere il Sole, quindi il segno zodiacale, in un segno di fuoco, ma potrebbe essere, per esempio,
una persona che ha anche l'ascendente, oppure solo l'ascendente, in un segno di fuoco. Oppure potrebbe avere un tema natale ricco di segni di fuoco, per esempio nei pianeti che strutturano la personalità, quindi appunto Venere e la Luna, rispettivamente alle relazioni d'amore e alla nostra emotività, oppure appunto Marte, che rappresenta la nostra energia, la nostra passione, la nostra combattività, e Mercurio, che rappresenta appunto le nostre comunicazioni. Quindi potrebbe, vi faccio un esempio, avere Marte in Ariete e Venere in Leone. Quindi un tema natale ricchissimo di segni di fuoco. Vi ripeto, nei pianeti principali, quindi segno zodiacale, ascendente, piuttosto che appunto i 4 pianeti che vi ho appunto citato. Quindi Venere, Luna, Marte e Mercurio. Di conseguenza è chiaro che ci troviamo di fronte ad un individuo molto forte. Vi ripeto, un individuo passionale, un individuo focoso, che già da diverso tempo nutre dell'interesse nei vostri confronti, ma sino ad ora l'ho ben tenuto nascosto. Ma è una persona che ha tutte le intenzioni di agire concretamente con voi. Non è una persona che sta ferma a lungo. Per esempio, il Papa rappresenta una decisionalità molto più lenta e sofferta. In questo caso, l'imperatore può aspettare, trovare il tempo e il momento giusto, ma poi agire, perché comunque l'imperatore vi desidera. Quindi conferma quello che vi ho detto appunto del 3 di denari. Quindi è una persona a cui voi piacete tanto da un punto di vista fisico. Vediamo che cosa voi avete nel cuore, paure oppure anche comunque sogni, o se avete qualcuno nel cuore. In questo caso abbiamo la regina di spade. Allora, avete sofferto, Avete sofferto. La regina di spade ci parla di una donna nemica, una rivale. Solitamente nelle stese d'amore la regina di spade rappresenta comunque una rivale che voi avete scoperto essere appunto stata vostra rivale, perché potreste aver subito appunto un inganno, un affronto da parte di questa persona, che potrebbe in qualche modo essersi intrufolata in un vostro rapporto precedente. Voi temete molto questa persona, o comunque una persona che in qualche modo vi ha lasciato l'amaro in bocca. È una donna che è stata veramente scorretta con voi. Potrebbe essere stata sicuramente un'amica, una collega. Potrebbe far parte di quel famoso team professionale o sportivo di cui parlavamo all'inizio, della stesa. Potrebbe essere anche una parente, una sorella. Ahimè, anche una madre, perché generalmente la regina di spade è una donna dall'età piuttosto avanzata. Quindi, grosso modo, è una donna dai 35 anni in su. La regina di spade è una donna che potrebbe ad oggi essere libera, quindi single, oppure una separata, una divorziata, oppure una vedova. Comunque una donna che non sa gestire bene i propri rapporti sentimentali, anzi, sono tutti fallimentari. È una donna molto crudele, che vi ha fatto del male. Ecco perché vi dicevo avete sofferto. È una nemica. Però vi ripeto, non è necessariamente una nemica che potrebbe avervi in qualche modo, tra virgolette, portato via il compagno. Potrebbe essere una donna che per esempio potrebbe far parte della vostra famiglia, che ha da sempre avversato ogni vostra relazione. O comunque, nel caso di una madre, una donna che vi ha lasciato un cattivo imprinting da un punto di vista relazionale, sentimentale ed emotivo. Quindi potrebbe comunque rappresentare un vuoto emotivo presente dentro di voi,
derivato per esempio dall'anaffettività di questa persona. Quindi potreste essere state figlie di donne particolarmente fredde, di donne particolarmente oppositive, dal carattere fortemente egoistico, che potrebbero quindi avervi lasciato comunque un certo bisogno d'amore, che voi ad oggi non siete però ben riusciti a colmare. Qui c'è un elemento femminile, la regina di spade, che vi ha ferito, d'accordo? Quindi potrebbe essere la classica rivale in amore, potrebbe essere un'amica scorretta, potrebbe essere ovviamente una collega altrettanto scorretta, ma potrebbe essere anche una parente che non vi ha mai aiutato, anzi, che vi ha sempre messo i bastoni fra le ruote, volutamente. Perché, ragazzi, la caratteristica dei personaggi di spade è la volontarietà nel fare del male, cioè i personaggi di spade e in particolar modo la regina di spade sa quel che fa. Quindi non è per esempio la carta del matto che agisce per esempio per impulso o comunque senza calcolare bene i rischi di ciò che va a combinare. La regina di spade, parliamo di mentale, sa quello che fa e compie certe azioni perché è crudele, perché è una persona dal carattere fortemente egoistico. I personaggi di spade hanno il cuore, come tutti ovviamente, ma ce l'hanno imprigionato. Dove? Una prigione fatta di, vi ripeto, freddezza, anaffettività, egoismo, mancanza di amore, mancanza di empatia, di sensibilità, di comprensione, di vicinanza. La regina di spade non può voler bene a un'altra persona perché non conosce il linguaggio dell'amore. È una donna che non sa parlare la lingua dell'amore, perché probabilmente a sua volta non gli è stato insegnato. Quindi è una donna che è ancora oggi presente o nella vostra vita o comunque come brutto ricordo, un terribile ricordo che vi ha fatto male, che ovviamente è inerente ai vostri sentimenti. Per quanto riguarda le indicazioni astrologiche, parliamo di spade, quindi potrebbe essere un segno d'aria, quindi Acquario, Gemelli, Bilancia, o avere l'ascendente in uno di questi tre segni, o, esattamente come vi ho spiegato prima con l'imperatore, potrebbe avere un tema natale ricco di questi tre segni nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quindi, per esempio, potrebbe avere appunto l'ascendente in Bilancia, per esempio, e la Venere in Acquario o Mercurio in Gemelli. D'accordo? Quindi è un personaggio che voi ad oggi ricordate con grande dolore, con amarezza, a volte anche con rabbia. È una donna dalla lingua tagliente, parliamo di spade, molto intelligente, peccato però che usa la sua intelligenza per ferire gli altri, per approfittarsi della buona fede degli altri. Quindi è una donna che, vi ripeto, potrebbe far parte del vostro passato, ma che comunque voi ricordate veramente con grande amarezza e dolore. Oppure, purtroppo, mi auguro di no, ma purtroppo, essendomi venuta in una posizione inerente al presente, purtroppo potrebbe essere appunto una donna che avete ancora nel vostro presente o con la quale dovete ancora collaborare nel vostro presente. Potrebbe essere, vi ripeto, una collega, potrebbe far parte del vostro stesso team appunto sportivo, potrebbe essere per esempio un vostro familiare con il quale però voi dovete avere per forza sempre un contatto, ok? Quindi sicuramente è, diciamo, una nota un po' stonata fino ad ora in questa stesa, perché siamo partiti molto bene con questo 3 di denari, con questo imperatore. In questo caso questa regina di spade ci fa invece pensare ad un dolore del passato. Vi ripeto, potrebbe essere tranquillamente una donna con il quale il vostro compagno vi ha tradito,
storia che è finita in maniera traumatica per voi e che tutt'oggi è un brutto ricordo. D'accordo? Vediamo a questo punto i contro della situazione, cioè che cosa c'è che obiettivamente non va o eventualmente persone sulle quali voi non dovete assolutamente avere e riporre fiducia. Qui abbiamo la ruota di fortuna. La ruota di fortuna ci parla di conoscenze estemporanee, quindi conoscenze da mordi e fuggi, fast food, modello fast food, che si alternano evidentemente spesso nella vostra vita. Oggi i social, ragazzi, ci mettono in contatto molto velocemente, rapidamente, anche con più di una persona, però è chiaro che in questo caso sono situazioni ruota di fortuna, altalenanti, cioè vi fanno vivere dei momenti molto positivi per poi sparire completamente nell'oblio, anche magari dopo breve tempo. Quindi sono situazioni molto pesanti, sono situazioni in qualche modo anche molto deludenti, che vi lasciano, vi ripeto, anche in questo caso un po' di amaro in bocca, perché probabilmente voi in qualche modo volete dare fiducia a queste persone, a queste situazioni, ma vi siete rese conto che obiettivamente è difficile dare fiducia a questi personaggi, proprio perché sono chiaramente persone molto superficiali. La ruota di fortuna in amore ci parla di individui superficiali che in qualche modo non vi lasciano nulla da un punto di vista sentimentale, quindi le cosiddette meteore che entrano a far parte della vostra vita per poi appunto scomparire rapidamente, o per loro volontà o perché comunque in qualche modo voi fate appunto in modo che queste persone si allontanino, perché obiettivamente, vi ripeto, la ruota di fortuna in accezione negativa in amore ci parla proprio di situazioni molto superficiali, leggere, che per carità vanno benissimo, ma nel momento in cui però una persona sta cercando proprio questo. Nel momento in cui invece voi state cercando, nel caso in cui voi cerchiate invece una storia vera e propria, in questo caso chiaramente poi le cose si fanno un po' più difficili, ok? Avete incontrato sempre persone, vi ripeto, un po' superficiali, molto instabili, che vi hanno anche spesso mandato in crisi e che vi hanno mancato di rispetto. In che modo? Non necessariamente per forza tradendovi, anche probabilmente visto la presenza di questa regina di spade, ma vi hanno tradito anche rispetto ai vostri bisogni, alle aspettative che voi avevate in riferimento a questo eventuale rapporto. Quindi in realtà siete un po' state fagocitate da una sorta di caos da un punto di vista sentimentale che non vi ha mai fatto sentire con i piedi per terra, un senso di solidità. È come se voi riusciste a procedere in avanti, ma guardando sempre indietro, col timore che possa poi di nuovo tutto, ovviamente, perdersi nell'oblio, perché questo è quello che è successo fino ad ora. Ci sono stati anche tanti ostacoli, la ruota di fortuna ci parla anche di ostacoli esterni, al di là dei vostri rapporti sentimentali, quindi eventi imprevedibili che ovviamente hanno creato non poche difficoltà, per esempio nel realizzare qualsiasi vostro progetto d'amore. E quindi avete vissuto dei momenti di stasi, di blocco, di ritardi. Vi siete sentite a volte, vi ripeto, un po' confuse, anche magari su delle scelte difficili da compiere. Ma vi ripeto, perché avete incontrato individui superficiali, dispersivi, privi di serietà e di responsabilità. Ragazzi, l'opposto dell'imperatore. Io sottolineo sempre l'incredibile logicità delle stese, pro e contro, la stabilità contro il caos. Quindi le persone che voi avete incontrato sino ad ora erano l'esatto opposto di quello che è ad oggi questo imperatore. Quindi persone non disposte a rimanere, rapporti non duraturi, benefici transitori e anche, vi ripeto, situazioni di frivolezza e soprattutto di inganni. Quindi purtroppo in qualche modo non siete state particolarmente, direi, fortunate, anche se voi sapete che non mi piace parlare di fortuna, però diciamo che il vostro cammino karmico in realtà è stato particolarmente difficile. Perché vi ripeto, avete incontrato individui fortemente instabili.
probabilmente degli insicuri, degli irrisolti, che però non vi hanno aiutato ad arrivare alla meta, quindi all'amore, assolutamente no. Vediamo a questo punto il vostro ambiente, quindi un focus specifico sul vostro ambiente, che ovviamente vi circonda, il vostro entourage. Qui guardate cosa abbiamo, questa meravigliosa e stupenda regina di coppe, che siete voi. In tarologia voi sapete che ogni arcano ha ovviamente il proprio ruolo. La regina di spade, la regina di denari rappresentano l'altra donna o comunque energie femminili fortemente in opposizione. La regina di coppe o la regina di bastoni rappresentano la consultante, quindi il soggetto, l'oggetto della stesa. Che cosa significa la regina di coppe, quindi voi nel vostro entourage, come elemento pregnante del vostro ambiente, dell'ambiente che vi circonda? Vuol dire proprio questo, cioè che voi siete la luce che illumina tutto ciò che è attorno a voi. Voi avete un grande potere di gestire il vostro ambiente. Riuscite a plasmare, come la regina di coppe, le acque. Quindi voi siete padrone, come tutti lo siamo, ragazzi, del nostro futuro, come del nostro presente. Il passato non si può più cambiare, altrimenti non si chiamerebbe tale. Ma possiamo agire sul presente? Sì. Possiamo agire sul futuro? Certo. Io, ragazzi, questo lo ripeto dall'inizio del canale. Nulla è scritto nella pietra. Noi possiamo cambiare, modificare il nostro futuro e anche il nostro presente. Ovviamente cercando di trarne i maggiori benefici. La regina di coppe è una donna profonda, è l'esatto opposto della regina di spade. Guardate, un'altra opposizione: imperatore, ruota di fortuna, regina di spade, regina di coppe. Guardate, qui abbiamo due opposizioni. La regina di coppe è esattamente opposta rispetto alla regina di spade, perché è una donna comprensiva, dolce, sensibile, empatica, quasi sensitiva. È una donna che mette prima gli altri e poi se stessa. È una donna che si è sacrificata tanto e che crede nell'amore, crede nei sentimenti. Il suo cuore non ha prigioni, crede nella potenza dell'amore, del sentimento, del bene. La regina di coppe è la donna per eccellenza, è la mamma chioccia. È la donna che si prende cura degli altri e toglie anche del tempo a se stessa. È la madre per eccellenza. La regina di coppe è legata, come tutti i personaggi di coppe, ai segni d'acqua, in particolar modo al cancro, quindi cancro piuttosto che pesci o appunto scorpione, ma in particolar modo proprio alla figura del cancro, perché ne riprende il senso di protezione e maternità. Rappresenta il corrispettivo tra gli arcani maggiori della luna, quindi la femminilità fatta a persona. Voi siete donna da tutti i punti di vista. Voi siete madre, siete amante, siete in grado di essere tutto ciò che volete. Potete arrivare anche a degli ottimi risultati in ambito professionale. Voi potete fare ciò che volete del vostro futuro. È nelle vostre mani. Voi potete plasmare il vostro ambiente circostante. È tutto nelle vostre mani. Anzi, io direi, è tutto nelle mani delle vostre capacità e qualità. Generalmente la regina di coppe è una donna molto ammirata, molto desiderata, anche perché, vi ripeto, è molto femminile, molto bella, è molto sensuale. Quindi voi attirate molto lo sguardo di altre persone, ecco perché appunto il 3 di denari ad inizio stesa. Voi sapete che la prima carta è fondamentale perché spiega tutta la stesa e a sua volta ne è spiegata. In questo caso vedete quante carte stanno confermando il 3 di denari, l'imperatore, la regina di coppe. Voi siete molto ammirate, avete più persone interessate a voi, che ammirano non solo però la vostra bellezza estetica, la vostra femminilità, ma anche quel modo che
voi avete di parlare, di sorridere, di camminare. Voi piacete a diverse persone e queste persone farebbero di tutto pur di ottenere la vostra attenzione. Quindi vi ripeto, la regina di coppe è una donna vincente perché crede nei sentimenti e farà di tutto pur di portarli avanti. Quindi crede nell'amore, crede nei rapporti seri, opposta a quello che avete trovato sino ad ora, quindi appunto la ruota di fortuna in accezione negativa, quindi tutte queste persone così superficiali. La regina di coppe crede nell'amore e voi ci credete tanto. Quindi voi potete condizionare il vostro ambiente, potete plasmarlo, potete scegliere, decidere chi avere al vostro fianco e chi allontanare. Potete scegliere di continuare ad attirare le persone a voi, oppure appunto tenerle a debita distanza. Siete voi a decidere chi, come, quando affascinare. Siete padrone della vostra vita e del vostro cuore. Ed è così che dovreste continuare ad essere, padrone di voi stesse, senza farvi condizionare da un brutto passato che avete sicuramente avuto, da questa regina di spade, da tutti questi personaggi ben poco raccomandabili. La regina di coppe è una regina, quindi comanda sul proprio cuore e sui propri sentimenti. In questa posizione abbiamo però il percorso karmico che ovviamente vi aspetta o che è presente attualmente nel vostro appunto presente. Quindi dei legami particolari che potreste aver stretto, che tipologia di legami appunto avete stretto con le persone attorno a voi. E qui abbiamo il 6 di spade. Allora, vi ribadisco lo stesso concetto che appunto vi ho ribadito con la ruota di fortuna in accezione negativa. Voi avete vissuto delle storie che vi hanno portato a fuggire, perché il 6 di spade ci parla di un allontanamento da delle situazioni molto pesanti. La carta che precede il 6 di spade è il 5 di spade, che è la carta del conflitto e del tradimento, quindi situazioni molto pesanti che vi hanno deluso, che vi hanno anche a volte spaventato, che avreste preferito evitare di dover incontrare o di dover vivere. Il 6 di spade ci parla di un vostro tentativo di allontanarvi, a volte anche dai sentimenti, perché nonostante voi crediate nell'amore, come appunto abbiamo detto sulla regina di coppe, il percorso che deve ancora compiere la regina di coppe è rendersi conto proprio che lei è padrona di se stessa, che quindi deve scegliere e può scegliere e decidere per il proprio futuro, senza farsi condizionare, come vi ho detto io, da delle presenze malsane. Quindi in questo caso, evidentemente, avete lasciato troppo spazio ad alcune persone malsane, persone instabili, che vi hanno fatto vivere sulle montagne russe, e queste situazioni vi hanno creato quel caos di cui vi parlavo prima, da cui poi voi avete appunto cercato di allontanarvi quasi fuggendo, come ci dice appunto il 6 di spade. Quindi vi siete prese anche a volte del tempo per magari anche stare da sole, ma questo non in qualche modo ha impedito, e non impedisce chiaramente alle altre persone di ammirarvi e di desiderarvi, assolutamente no. Però evidentemente avete tolto dei momenti, degli spazi che potevano essere comunque proficui e importanti per in qualche modo dare ancora ascolto ad un passato negativo che, vi ripeto, ancora vi fa male, che potrebbe ancora essere presente all'interno, vi ripeto, del vostro cuore, dei vostri pensieri. Quindi questo passato, ragazze, lasciamocelo alle spalle, cerchiamo di progredire, di andare avanti nel futuro, perché la regina di coppe sa andare avanti nel futuro, la regina di coppe sa amare, la regina di coppe sa dare amore, ma sa anche riceverne, perché vi ripeto è la luce che in qualche modo illumina il proprio ambiente esterno. Di conseguenza, purtroppo, a causa del vostro passato, a volte vi siete ritrovate a fuggire o in qualche modo a volte a
diciamo, evitare di vivere dei sentimenti o delle nuove conoscenze per paura che potevano in qualche modo trasformarsi in situazioni negative come quelle che avete avuto in passato. Ecco, questo meccanismo andrebbe evitato, perché così facendo vi allontanate da delle possibilità che invece potrebbero essere, vi ripeto, proficue. Il 6 di spade ci parla proprio della necessità in qualche modo di tirare i remi in barca, quindi necessità di allontanarsi da situazioni conflittuali, pesanti e dolorose, e questo va benissimo, è giusto così, però senza esagerare. Questo è, diciamo, anche già una sorta di anticipazione del consiglio degli arcani, perché questo 6 di spade mi dà proprio l'impressione, comunque a volte, di una sorta di paura di ricadere in determinati errori e nella conoscenza di determinate persone. No, le persone, grazie a Dio, non sono tutte uguali. Ci sono anche persone molto valide, come questo imperatore, che è, vi ripeto, totalmente diverso rispetto alle persone che avete frequentato, conosciuto sino ad ora. Quindi ci sono persone che in qualche modo ben si rifanno al vostro modo di vivere l'amore e i sentimenti, il rispetto per una donna. Ci sono. Non sono tutte uguali le persone. Quindi avete fatto molto bene ad allontanarvi, vi ripeto, da delle situazioni gravi e di conflittualità. Però non perdurare in questo stato di stallo e di stagnazione. Quindi aprirsi comunque al nuovo. Mi raccomando. Veniamo a questo punto al consiglio vero e proprio degli arcani, e qui abbiamo appunto il 7 di coppe. Ecco, la scelta. Allora, ve l'ho detto dall'inizio che qui ci sono diverse persone che in qualche modo sono interessate a voi piacete a diverse persone. Ecco, il consiglio è: godetevi la scelta. Prendetevi comunque tutte le soddisfazioni da questa abbondanza, perché il 7 di coppe ci parla appunto di abbondanza. Guardate questo giovane mago che si trova di fronte appunto alla scelta tra tutte queste coppe che contengono vari poteri, e lui ovviamente deve scegliere quale ovviamente utilizzare. Ecco, in qualche modo voi siete chiamate a scegliere con quale persona, per esempio, poter iniziare una storia, una frequentazione. Parliamo di coppe, quindi parliamo di sentimenti, perché qui avete e avrete anche in futuro molte possibilità. Quindi non vi togliete la possibilità di conoscere persone nuove, di amare ancora o di essere amate, perché vi ripeto, le persone non sono tutte uguali. Imparare a prendere dal passato? Assolutamente sì. Allontanare persone fatte in un determinato modo? Assolutamente sì. Non perdere più tempo con persone sbagliate? Assolutamente sì. Ma non dare mai per scontato di trovarsi di fronte per forza sempre allo stesso tipo di persone. Perché qui qualcosa che si sta muovendo, cioè, vi ripeto, questo imperatore emerge con un'energia effettivamente molto forte, però vi ripeto, qui abbiamo il 7 di coppe, quindi in realtà non c'è solo lui, perché il 7 di coppe è proprio la carta delle scelte. Il 7 di coppe è una carta che ci parla anche un po' di confusione, perché probabilmente potreste trovarvi in un momento di confusione, appunto, proprio perché o non siete magari abituate ad avere tutti questi spasimanti, o perché evidentemente sarete indecise tra, per esempio, due persone che vi piacciono in ugual modo. Quello che comunque vi viene consigliato è di riflettere, fare una scelta ponderata e di continuare nei vostri propositi. Volete vivere un sentimento? Volete vivere una storia? Volete l'amore? Procedete lungo questa direzione. Perché tanto le persone le sapete affascinare, la regina di coppe sa affascinare chi vuole. Quindi il 7 di coppe ci parla di decisioni, ci parla di scelta, che porterà ovviamente al successo nel campo degli affetti. Riuscirete ad avere anche la meglio su varie difficoltà, su ostacoli che abbiamo visto sono stati molto vincolanti in passato.
Il 7 di coppe però ci può parlare anche, poiché proviene dal 6 di coppe, che è la carta del passato, potrebbe parlarci anche appunto di rapporti che vengono riallacciati con persone del passato. Quindi dopo un periodo per esempio di allontanamento, di crisi, di rottura. Date una seconda possibilità o cercate comunque di capire se effettivamente è il caso o meno di dare una seconda possibilità, perché qui potrebbe esserci questo tipo di appunto opportunità, cioè che il passato torni, che debba essere in qualche modo rivisto per poter riappacificare appunto due anime, due persone, voi e un'altra persona. Inoltre il 7 di coppe ci può parlare anche di amori non del tutto liberi, quindi potreste anche legarvi ad una persona impegnata o che comunque ha figli da un precedente matrimonio, questo imperatore ad esempio. Sarà comunque una conoscenza che vi renderà felici e che sicuramente ha delle ottime basi per un cambiamento in futuro. Quindi il 7 di coppe ci parla proprio di conquiste, di soluzioni, di vittoria in ambito affettivo. Quindi tutti i vostri desideri verranno realizzati, ma il consiglio degli arcani è: cercate di comunque seguire l'onda di questi momenti, di queste situazioni sicuramente positive, perché qui ne trarrete del beneficio e vi ripeto, potrete saggiare con mano il vostro potere attrattivo, la vostra sensualità, la vostra femminilità. Cercate di dedicarvi a voi stessi, al vostro aspetto estetico. Cercate di dedicarvi all'amore, perché vi ripeto che la regina di coppe può arrivare ovunque. Ok? Allora, adesso arriviamo all'ultima posizione, ossia appunto il futuro. Quindi andiamo a rispondere concretamente alla domanda che abbiamo fatto appunto agli arcani, cioè se ci sarà una vera e propria storia che si aprirà per voi, o magari appunto un ritorno dal passato, come abbiamo visto con questo 7 di coppe, oppure effettivamente se ci sarà comunque una conoscenza, ma appunto semplicemente magari un piacevole comunque, ma semplicemente un flirt. Allora, vediamo un po'. Allora, il Cavaliere di Bastoni rappresenta sicuramente un individuo particolarmente focoso, un individuo volenteroso, un individuo acceso, dinamico, ovviamente votato in questo caso, proprio perché parliamo di voi e dei sentimenti, all'iniziare un rapporto con voi che sia inizialmente ovviamente improntato sull'erotismo, quindi sul rapporto fisico importante con voi, parliamo appunto di bastoni, ma è anche un individuo che comunque potrebbe successivamente voler iniziare un vero e proprio rapporto con voi. Non parliamo di un re, quindi non è un individuo in qualche modo ad oggi votato al rapporto duraturo e necessariamente che porti al matrimonio piuttosto che ai figli, alla convivenza. È una persona che vuole procedere inizialmente potendo godere del rapporto con voi da un punto di vista fisico, procedendo attraverso una conoscenza importante, sempre più approfondita, per poi eventualmente appunto dare spazio ad un rapporto più serio e più importante. Quindi in realtà il cavaliere non è un immaturo come potrebbe essere appunto un fante, ma non è neanche in questo momento una persona del tutto disposta a prendersi appunto del tutto delle responsabilità. Quindi questo cavaliere, a mio avviso, non è questo imperatore, perché l'imperatore è un uomo molto più maturo, è un uomo molto più serio. Evidentemente con la carta del 7 di coppe voi andrete in qualche modo ad effettuare una scelta, proprio perché avrete più opzioni evidentemente, e sceglierete una persona che vi potrà garantire inizialmente un impegno non eccessivamente, diciamo, pesante, qualcosa comunque di leggero, ma non superficiale, come per esempio vi è accaduto in passato, come potrebbe essere per esempio un fante. Quindi un rapporto sì stabile, ma che diciamo viene comunque valutato
coerentemente giorno per giorno a seconda appunto dello sviluppo. Il cavaliere di bastoni a livello anagrafico tra l'altro è un po' più giovane dell'imperatore, perché generalmente si attesta tra i 30 e i 40 anni, al massimo 45, non di più però, e generalmente è un uomo libero o che comunque non ha figli. Inoltre, essendo un cavaliere, è un individuo che si sposta, quindi viaggia parecchio, potrebbe viaggiare bastoni per lavoro oppure anche semplicemente per piacere, quindi è una persona che si sposta frequentemente. Quindi per esempio potrebbe essere una persona che conoscete sui social e che quindi abita lontano da voi, che quindi per vedervi si deve appunto spostare, perché i cavalieri rappresentano proprio degli spostamenti. E obiettivamente di solito, come diciamo definizione classica, i personaggi di bastoni, in particolar modo il cavaliere, viene identificato come lo straniero, quindi potrebbe essere appunto un individuo di nazionalità non italiana o che comunque si sposta e lavora all'estero, ok? O effettivamente una persona di nazionalità non italiana che viene in Italia appunto per lavorare. Quindi comunque potrebbe essere un frontaliere, è una persona che si sposta parecchio per lavoro. Ma i cavalieri non si spostano solo, diciamo, a livello geografico o logistico, si spostano anche nel tempo. Che cosa significa? Che il cavaliere potrebbe essere qualcuno che torna dal passato, quello che vi ho detto appunto prima con il 7 di coppe. Quindi potremmo essere di fronte comunque ad una persona che si potrebbe in qualche modo riaffacciare a voi dopo un certo lasso di tempo, dopo una crisi, dopo una rottura, e quindi rivedendo questa persona andrà a rinascere la passione. Potrebbe essere però, ragazzi, anche in diciamo situazioni molto più quotidiane, anche più banali se vogliamo, un trasloco, quindi un nuovo vicino di casa, oppure potrebbe essere per esempio un nuovo collega di lavoro. Comunque qualcuno che effettuerà un viaggio, uno spostamento, e questo lo porterà ad avvicinarsi a voi. È una persona che, ovviamente, vedendovi e conoscendovi, immediatamente sentirà una grande passione nei vostri confronti e si farà avanti molto velocemente, in maniera curiosa, con grande impeto, proprio per cercare in qualche modo di inizialmente soddisfare i propri impulsi. Ma vi ripeto, non è una persona superficiale come quelle che avete conosciuto in passato, perché comunque il suo approccio nei vostri confronti sarà sicuramente votato anche al volervi conoscere appunto invece come persona, quindi come donna. E ovviamente, vi ripeto, il cavaliere rappresenta proprio qualcosa che progredisce, che procede ovviamente verso il futuro. Per quanto riguarda il segno zodiacale, abbiamo la stessa accezione dell'imperatore, quindi segno di fuoco. Dunque potrebbe essere Leone, Ariete o Sagittario, o avere l'ascendente in uno di questi tre segni, oppure avere comunque un tema natale molto ricco di questi tre segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, quindi Luna, Venere, Marte e Mercurio. Quindi vi ripeto, è sicuramente un individuo che ovviamente riuscirà in qualche modo a catturare immediatamente la vostra attenzione, perché è una persona intelligente, dinamica, attiva e, vi ripeto, in genere sentimentalmente libero, quindi la cosa comunque vi farà particolarmente piacere. Potrebbe comunque iniziare questo rapporto anche semplicemente come un'amicizia, ma è difficile, è molto raro, perché il cavaliere di bastoni tende a seguire i propri impulsi fisici, i propri desideri. Di conseguenza non si mostrerà particolarmente discreto, cioè noterete immediatamente che questa persona desidera proprio vedervi, ok? Quindi stare obiettivamente con voi, ma è una persona molto coraggiosa, che però, vi ripeto, per quanto riguarda la costruzione vera e propria di un rapporto, necessiterà di un po' di tempo. Parliamo di un cavaliere di bastoni, quindi altrettanto veloce per quanto riguarda appunto le tempistiche di realizzazione appunto di questa stesa. Quindi sicuramente, grosso modo,
questa nuova conoscenza o comunque l'inizio di questa frequentazione si attesta attorno al mese, settimana più, settimana meno. D'accordo? Allora, adesso facciamoci aiutare, dando appunto un'ultima scorsa a quello che è il vostro futuro da un punto di vista sentimentale, appunto dagli angeli del cuore di Doreen Virtue. Allora, vediamo un po' che tipologia di rapporto voi andrete in qualche modo appunto a stringere con questo cavaliere. Vediamo un po' come potrebbe evolvere, che tipologia appunto di rapporto potrebbe essere. Torna ad essere libero, è il momento di riprendere il controllo sulla tua vita. Allora, guardate, comunque sempre in movimento, è una situazione in rapida evoluzione. Allora, in questo caso si va praticamente a ribadire lo stesso concetto. Innanzitutto che questo cavaliere è una persona libera, quindi sentimentalmente libera, ma è anche un invito che viene fatto alla consultante, come vi ho detto, con quel 6 di spade e con ovviamente anche questo 7 di coppe. Dovete, ragazzi, cercare di liberarvi da dei ricordi o persone del passato che potrebbero appunto tornarvi, ve l'ho detto con questo 7 di coppe, che comunque non vi possono apportare altro che di nuovo delusioni. Quindi dovete cercare proprio di fare come fa questo unicorno, che cerca proprio di saltare questa staccionata per non essere più in trappola. Quindi dovete interrompere, quindi ovviamente chiudere delle storie, delle situazioni che potrebbero appunto farvi soffocare, che in qualche modo vi stanno strette. Nel caso in cui per esempio voi stiate frequentando qualcuno che obiettivamente non vi dà nulla, chiudete questa storia. Quindi cercate di evitare limitazioni o costrizioni, perché solo in questo modo arriverà effettivamente la persona giusta, perché vi ripeto, noi diamo una buona mano al karma e quindi a quello che è il nostro percorso. Ve l'ho detto, la regina di coppe ha in mano lei, la sua vita e le sue situazioni. Quindi dovete, prima di poter vivere le vostre passioni, in particolar modo con questo cavaliere, permettere a voi stessi di provare delle emozioni. Ragazzi, cosa vi ho detto sino ad ora con questo 6 di spade? Dovete cercare in qualche modo di liberare la vostra personalità, i vostri desideri, i vostri sogni, per non concentrarvi sulle vostre insoddisfazioni. Quindi dovete riprendere il controllo della vostra vita. E solo in questo modo i vostri sentimenti e i vostri desideri si ridesteranno. Quindi dipende veramente tanto da voi, riprendendo proprio il controllo di voi stesse. Vi ripeto, date attenzione al vostro corpo, alla vostra mente, dedicatevi a ciò che vi fa stare bene, perché molto probabilmente è proprio in quei luoghi che troverete la persona giusta. Lasciate il passato alle spalle. Fate in modo che questo passato non faccia più parte delle vostre paure e comunque delle vostre aspettative deluse. Tornate ad essere liberi. Quindi andate a chiudere tutte quelle situazioni che evidentemente vi tengono ancora profondamente legate a delle sofferenze, perché qui c'è un qualcosa, a mio avviso anche in particolar modo in riferimento a questa regina di spade, che evidentemente ancora vi addolora. Ecco, cercate di lenire questo dolore guardando al futuro, perché qui il futuro c'è. Qui c'è qualcuno di molto importante, anzi direi che avete più scelte. Dunque dedicatevi assolutamente, ragazze, mi raccomando, dedicatevi a voi stesse, all'amore per voi stesse. Cercate di sentirvi di nuovo innamorate dell'amore come lo siete state un tempo. Cercate di riavere fiducia nel prossimo, perché vi ripeto, le persone non sono tutte uguali. Tornate ad essere libere in riferimento a certe situazioni che vi hanno sino ad ora comunque eccessivamente vincolato. Tornate a respirare aria di libertà, perché lì c'è il vostro cavaliere.
lì c'è questa persona. Date spazio ai vostri sentimenti, al vostro corpo, perché così riuscirete finalmente ad arrivare alla persona giusta, al momento giusto e alla storia ovviamente giusta. D'accordo? Io come sempre, ovviamente ragazze, vi auguro buona fortuna e soprattutto buon incontro con questo meraviglioso cavaliere.